Giappone, terra di vulcani, manga, insegne al neon, udon e love hotel. Oggi tocca a loro, gli hotel dell'amore. In questi mesi abbiamo già avuto modo di scoprire il complesso e intricato rapporto dei giapponesi con la sessualità. Templi del sesso, fumetti erotici, nudità condivise negli onsen, ma mancava proprio un tassello a rendere completa l'esperienza. In questo video andiamo a scoprire un lato eccentrico di questo paese ed entriamo nel luogo dove il romanticismo incontra il trash. Ci sarà da divertirsi. Ragazzi, molti di voi che ci seguono non sono iscritti al canale, la community sta crescendo sempre di più e manca ancora poco per arrivare a 100.000 iscritti. Cerchiamo di arrivare insieme a questo obiettivo, ma ora sigla e video. Ma sei sicuro che è il posto giusto questo? No, sinceramente no. Sai però che mi ha sbagliato strada adesso. Dicono di entrare da dietro. No, però non possiamo cominciare così, scusa, che ogni cosa che diciamo adesso ridiamo. Non va bene questa cosa. Sto video parte male. No, così. assolutamente no. Allora, oggi facciamo un'esperienza che non abbiamo mai fatto in Giappone. Torniamo un attimo da serie. Oggi ragazzi si ride, oggi ragazzi si ride. Questo è un video così, Allora, dobbiamo fare un'esperienza che in Giappone non abbiamo ancora fatto. Attento alla signora che se me la tiri sotto. Anche questa è un'esperienza mai fatta, ma non è positiva per nessuno. Allora, il Giappone è la patria degli hotel dell'amore. La patria dell'amore. No, la patria dell'amore a Francia si dice. Vabbè, il Giappone è in Asia, diciamo. Guarda che stai sbagliando. Sono completamente perso. Aspetta. Esatto, torna indietro. Allora, non riusciamo a fare due cose insieme. Oggi dura sta giornata. Allora, la patria degli hotel dell'amore, no? Abbiamo già visto comunque da quando siamo in Giappone che comunque è bello frizzantino, sì, questo paese da questo punto di vista, no? Potrei aggiungere una cosa, partiamo dal fatto che abbiamo un enorme bisogno di fare la doccia. Ecco, questo però non c'è. Hai rotto tutta la poesia. Questa è la parte più importante. Distrutta la poesia. Diciamo il vero motore di questa ricerca. Ecco. Vabbè, se riusciamo ad arrivare, comunque abbiamo selezionato un Love Hotel, si chiamano così appunto, Love Hotel, Hotel dell'amore. Stranamente dal nome tedesco. Esatto. Me l'aspettavo più francese. Vabbè, piaceva la Germania. Dell'amore tedesco. Dell'amore tedesco. Quello che dice il titolo. Stiamo facendo uno zigzag che è incredibile, mai fatto una roba così. Allora, ragazzi, ho dormito malissimo stanotte, quindi non so cosa potrei dire e come potrei dirlo. Quindi ho già, sarà quello il bello. Mi sono già perso. Sarà quello il bello del video. È la strada giusta, è questa. È qua in fondo. Non si direbbe, eh? Non si direbbe, no, anche perché in genere i Love Hotel hanno la caratteristica di avere delle grosse insegne per farsi riconoscere, no? Per cui tu sai che è un hotel a ore sostanzialmente. E con tutti i prezzi grossi stampati scritti fuori, sì. Ne abbiamo visti tanti in giro per il Giappone. Alcuni sono assurdi, alcuni un po' meno. Alcuni sono assurdi fuori, ma non tanto dentro. Alcuni sono... Ci sono le risaie, cioè dove stiamo andando noi ci sono le risaie. Alcuni sono più assurdi dentro rispetto al fuori. E adesso... Eccolo! Lo vedo là, vedi lo scrittone sopra. Hotel Liebhaber. Maronna, è bruttissimo. Guarda, da fuori è orrendo. Ma dentro era così carino. Ma per fortuna noi badiamo più al contenuto che alla forma. Ma è aperto sto coso. Non lo so, c'è un buco gigante, ecco. L'unico buco di tutta la... Ma che c'è anche lo sconto di 500. Guarda. Perfetto. Allora, calma, allora, troviamo il parcheggio. Guarda l'ingresso. L'ingresso è interessante. Sembra una bella baita tedesca. Dove? Per niente. Ah, lì ci sono i numeri delle stanze. Allora, noi ci siamo preparati, ragazzi. Tira fuori. Allora, aspetta. Ci siamo preparati con i numeri delle stanze perché le abbiamo studiate una a una. No, sai, vuol dire. Se una cosa la fai bene. Voglio dire. Quelle più strane. Allora, questi qua sono i numeri. Ok, andiamo lì davanti e vediamo quale c'è. Attenzione qua che devono passare. Finiamoci qua. Allora, questo è l'ingresso. Noi abbiamo segnato 305, 303 o 210, tutte qua. Ah, ecco, tutte quante? Sì, devi andare qua, c'è la freccia. E ti dice che sono libere, vedi? Ah, la 303 è libera. Ok. La 305 o la 210. Io farei la 303. Allora, abbiamo scelto la 303. Ecco qua, allora, mi metto qua. Parcheggiamo. C'è la musichetta intanto anche nel parcheggio. Sì, un po' di romance. Un po' di romance. Qui ci sono tutti i prezzi, vedi?
Entriamo alla reception, è vietato ai minori di 18 anni. Questo è l'ingresso con un buffet con del cibo e dei prodotti che puoi prendere. C'è sta musichetta in sottofondo intanto. Ok. Allora, guarda, c'è la freccia che ci dice dove andare. E lampeggia proprio la nostra stanza. È aperta. Che calduccio. Allora si tolgono le scarpe. Ci sono le ciabattine volendo. Ah, si entra e c'è subito il bagno qua. Ok, Paolo traduce qualunque cosa perché non sappiamo, non abbiamo idea di cosa fare. Posso di non dimenticare niente. Qua chi c'è? C'è qualcuno? La doccia. C'è la doccia. No, questo è il bagno, quella è la doccia. Ok ragazzi, è un posto terribile. Retro direi, no? Molto retro, diciamo uno di quei Novotel anni 80-90 che sono rimasti più o meno la stessa cosa. Noi abbiamo già spoilerato la stanza e... Ecco, non aggiungerei altro. Allora, c'è da dire che c'è un po' di puzzicchio di fumo qua, così. Tipica di questi hotel un po'. Questi hotel un po', perché poi c'è tutta la moquette per terra, questo grande spoiler. Comunque questo è il bagno, molto spazioso, come potete vedere ci stanno due Paoli a braccia larghe. E guarda di qua, bella vetrata. Qua si ha lo spoiler sulla stanza che è proprio di là. Ci si può guardare anche là. Esatto. Cioè mentre io mi lavo, Io ti vedo dal letto. Oh, interessante. Molto interessante. Comunque, Tutta una serie di accessori qui, a partire dal materasso. il materasso. Questo viene chiamato gioco con materasso. Cosa si può fare con un materasso? Esercizi? Dovresti lavarlo prima forse, no? Flessioni? Non credo che serva a quello. No. Qualcosa mi dice che ha un'altra funzione. Ecco. Vabbè, comunque c'è un materasso nel bagno. E poi vabbè, abbiamo il vascone qua. Non è un idromassaggio però, è una vasca. Sì. Molto basic. La tua faccia dice tutto. Diciamo che è identica a quella che avevamo in casa negli anni 90. Sì, più o meno. Niente di più, niente di meno. Forse più piccola forse anche. Però con queste lucine, insomma, e poi con quel pesciolotto stilizzato che c'è. È un pesce? Sì, lo vedi. Ci sono anche le bollicine. Tra l'altro si vede il soffitto della camera di là con le lucine stile Natale. L'ultima volta che è stato pulito Erano gli anni 80 forse. sì, correva l'anno 85. Aspetta, qua c'è la doccia comunque. Ah, certo. La doccia che è anche qui come quelle che ci sono negli onsen, nei sento, quindi è tutto per terra, tutto bassissimo. E infatti ci si può lavare con questi sgabellini. Sono gli stessi sgabellini che troviamo sempre negli onsen, quindi uno si siede. È una mini onsen questo in pratica. Esattamente, Angela. Questo è quello che ci serve, cioè tipo di più adesso. Adesso. Cioè quindi noi adesso, prima di fare qualunque altra cosa, Sto sparlando, esatto, sto sparlando. prima di fare qualunque cosa, adesso ci facciamo la doccia Sì. e poi continuiamo il video. Cosa dici? Perché Fa un caldo qua dentro, tra l'altro, un po' di acqua fredda magari, ci facciamo la doccia. vengono forniti tutti i prodotti necessari per lavarsi, qui ci sono anche latte detergente, lozione per il corpo. Allora, abbiamo 5 ore qui dentro, Sì, ci facciamo 6, 7, 8 docce. esagerato. Dopo una Siamo a starai posto. meglio, stai tranquillo. Siamo a posto per un po', poi c'è un sacco di altra roba qua. Sì, è un cestino con tutto Sì, quanto, tutte lo le cose. spazzolino, la cosa da mettere per i capelli, tenere i capelli, il rasoio, Poi c'è qua- anche la piastra dei capelli e il phon, e qua viene fornito tutto quanto, asciugamano, materassino da mettere, cuscino nella vasca. E non solo. Finalmente lavati, rinfrescati. Poi ci hanno vestiti con queste robe che ci hanno dato in dotazione, Bruttissime, veramente brutte, di questo marroni, che cos'è? verdognolo marrone. Siamo pronti finalmente per andare in stanza. Vi facciamo vedere. Mettiamoci i capelli un po' bagnati, aspetta, adesso entriamo. Pronti? 3, 2, 1. Eccola. Benvenuti a bordo.
Ma altro che elicottero, questo è direttamente l'aeroplano. No ragazzi, terribile. Come al solito le foto ingannano. Comunque questo è il posto. Tra l'altro sulle ali si può tranquillamente stare, cioè tengono bene, quindi Cosa stai facendo? sono adatte a qualsiasi tipo di gioco, diciamo, ecco, tipo io sono il capitano, tu sei la passeggera. Stai sulle ali sulla coda Sì, dell'aereo. io sono lo steward, Tra l'altro non so tu sei neanche- la hostess. Va bene. Queste cose qua, no? Che scena, ragazzi. Questo è l'aereo e praticamente tu ti lanci sull'aereo. Sei buttato. Spiaggiato sul letto. Letto comodo almeno? Scusa, queste cose dovresti farla sull'angela. Sì, infatti, l'hai fatta tu, va bene lo stesso. No, oh. Mi si sciolgono il turbante con i capelli. Comunque cominciamo con i dettagli che sono la parte più interessante. Allora, le lucette tipo Natale, qua dietro il letto, sopra che continuano una bellezza. Qua abbiamo il bagno, quindi da questo lato riusciamo a vedere l'uccellino che ci si vedeva anche dalla... pesce, no? Il pesciolino con le bollicine, ecco. Qua ci sono queste cose. Ecco. Vabbè, No, l'hai rotta, mi sa. no, c'è una luce dentro, c'è una luce Sono e... delle luci un Ma- po'. Vedi, ma- qua c'è anche tutta la console. Ma, Angela, questa è una molla, una mega molla, perché vedi come smolla? Questo probabilmente durante gli atti, quelli un po' più, diciamo... Ma perché devi anche... Oh, guarda qua. Ah, Ho spento le... Sono Angela, non ti vedo più. alla console. Alla console! Guarda qua che console che c'è direttamente dagli anni 70. Oh, cosa stai succede? facendo? Non lo so, io schiaccio. Ecco, questo va tutto testato. Ci sono le luci Ma non che fa si accendono, niente. si spengono. Cambia tipo le lucette dell'albero di Natale, no? Sì, guarda. Che metti i jingle bells. Sopra, Ecco, questo si spegne. Natale. Sì, qua. Tu spegni Va- tutto, accendi Vabbè, tutto. vabbè, comunque, insomma, qua è tutto un divertimento, devi testare, tastare, ma non credo che sia la cosa a cui pensi immediatamente quando entri qui dentro. Quando entri qui dentro l'unico pensiero... Dipende. Il Cioè? tuo era attaccare la batteria. Caricare i telefoni. Angela, si vede che quelli che vengono qui normalmente hanno un'altra vita, diciamo, ecco, diciamo anche quello, no? Poi là c'è un'altra, vabbè, un'altra molla. In coppia la molla. Ma guarda te, guarda che La cosa roba. migliore sta con ma perché? Ma che c'entra poi sta cosa? Poi occupa tra l'altro metà stanza, perché tipo 1 metro di ala. Cioè, boh, qua uno deve essere proprio le perversioni Se ti piace volare. A chi non piace volare? Non lo so, guarda. Tra l'altro poi tutto il resto, anche tutto questo Qua tutto un po', è un po' scuro, no? Ma noi adesso andiamo a vedere i dettagli. Tipo qua dietro. Perché i partiti più brutti? Il dettaglio più brutto. Ecco, qua c'è una tristissima camera normalissima, che è stata ricoperta con questo coso dal colore veramente... Dai, Abbinato alla tutina esatto, qua. tutina, vedi? Continuiamo, qua c'è tutta la zona video, audio con DVD e tutto quanto, e poi comincia, vabbè, con qualcosa di normalissimo, tè, caffè, acqua calda, delle bacchette, possono servire per mangiare. per mangiare. Interessante. Beh, poi qua sotto Aspetta, le cose... scusa, questo si capisce cos'è, c'è il è cuoricino. l'amore, sì. L'amore. Sì. Reparto amore. Sì. Tutta una serie di cose con i prezzi, vedi? Sì, tipo queste qua, 5 euro, un coso. Qua Io non andrei troppo nel dettaglio, no, in questo caso, questo è perché chiaro. alcuni sono eloquenti proprio. Questo è chiaro, questo sì, molto chiaro. Ah, Poi YouTube si ci scende. blocca il video, sta cosa, te lo dico. Poi qua ci sono tutti i drink. Ecco. Sì, si anche qua nello stesso scatolino di quello sopra. sì, qua bisogna mettere i soldi, non so dove. No, mi sa che paghi alla fine. No! No, hai aperto. No, l'ho aperto. Ci tocca la birra. Abbiamo scoperto che basta che lo tocchi un attimino e niente, viene calcolato, è scritto qua fuori. Vabbè, Paolo ovviamente tocca sempre tutto. col quindi... caldo che fa qua dentro, Madonna, quasi ci sono quasi. 50 gradi, l'aria condizionata No, non bacia, stappa. Prima di continuare, piccolissimo accenno a che cosa sono questi love hotel in pratica. L'abbiamo un po' capito, sono degli hotel a ore che vengono utilizzati sia di giorno che per la notte, si può stare anche tutta la notte, quindi hanno le due tariffe diverse a seconda dell'utilizzo di giorno oppure di notte. La parola love hotel nasce perché il primo hotel di questo genere, quindi l'hotel a ore, è nato a Osaka e si chiamava Hotel Love. Intanto Paolo ha aperto la lattina di birra. Guarda che è intrattenente la cosa. Cosa stai facendo tu?
Arrivo adesso. Comunque nel 1968 il primo Hotel dell'amore, traduciamolo così. Intanto cos'è che ti intratteneva così tanto? Guarda. Qua ti siedi sul divanetto e guardi tutti questi dépliant. Si può comprare da qualsiasi. Ah, hai capito? Guarda qua. Tu adesso... però hai comprato la birra, vedo. Adesso vediamo cosa offriva il menù. Partiamo dalle cose un po' più easy. Vabbè, qua ce ne sono alcolici. Così Ecco insalate. Qua. Insalatine, quindi queste qua sono molto salutari. Partiamo da 5 euro circa. Poi abbiamo tutta la carnazza. Insomma, si può mangiare e ordinare proprio come un vero ristorante, Sì, in pratica. Vedi questi frittini tutti posizionati all'insù, così La come... pasta! Ecco, c'è anche la pasta. Pasta e pizza? Questa pasta con le uova di pesce, Sì, con tutte. i gamberi. Ma Quella che roba. pizza, eccola la questa è una pizza. gran bella. Pizzeria La Bella. Direttamente dall'Italia c'è scritto, ragazzi. Direttamente, non so Avrà se- fatto un brutto viaggio, sì. veramente. Poi abbiamo la Sicilia non possono mancare. Vabbè, Niente. c'è un po' di Vabbè, tutto. sono Qua la cose cucina no- giapponese, tutto molto udon, giapponese, quindi soba. sì, c'è tutto, I anche i dolci. dolcetti. E vabbè, E niente. questa è la parte del menù. Questa sì. Da mangiare. Da Abbastanza- mangiare ce n'è parecchio, devo dire. Assomiglia un po' a quelli dell'aereo, non so come dire. Sì, è vero, per restare in tema. Qua si può passare le ore a sfogliare i cataloghi. Questo que- ad esempio tutti i prodotti del bagno, Questa roba noiosa. la cura del corpo, vedi, tutte le cose per i capelli. La mutanda. Cioè, La metti mutanda. che arrivi qua senza mutanda, te la puoi comprare. Metti che arrivi qua, ti strappi le mutande perché sei incontenibile, compri la mutanda. È Stessa solo da cosa- uomo però, da donna Solo- non c'è niente. no, solo l'uomo. Solo l'uomo può solo- strappare la mutanda. Ok, ecco. vabbè. E poi anche la maglietta, ti puoi strappare la maglietta tipo Tutto. Hulk. Arrivi qui, Maglietta. e la compri. Va bene. Dopo. Poi cosa abbiamo? Che diventi verde. Vedi, per le signorine c'è ben altro. Adesso vai in giro così, scusa. Sì. Tipo, Cosplay questo, quindi costumi di personaggi, diciamo, vanno molto forte in Giappone questa cosa. vanno forte le hostess, le bagnine, la kimonata, le ragazze pompon, La coniglietta. la coniglietta, le inservienti varie, la scolara. Sì, l'infermiera. Vabbè, Che qua dire? sì. Sì, così. Questi sono simpatici in realtà perché Sì. vedi che non vengono considerate Non cose è- strane. Non è da adulti. Questo no, è quello del servizio. A parte che tutto Sì. l'hotel è da adulti in realtà, perché se hai meno di 18 anni non puoi entrare. Ora le cose si fanno molto serie. Questo è il catalogo per adulti, vestitini molto succinti, tutto per donna al momento. Allora, non sappiamo se dovremo blerrare tutto per la policy di YouTube, quindi nel caso Paolo ora Vi descriverà. racconto. Allora, Vai. la coniglietta va per la maggiore, quindi coniglietta molto succinta in tutte le salse, anche la gattina. Ci sono cose a rete, tante reti, tantissime reti, come dei pesciolini, insomma, tante reti. Mi E descrivi bene, mamma sì, mia. tanto cuoio, tante cose strette, tutto molto stretto È e attillato. è attillato, esattamente. Non lascia nulla all'immaginazione. Quindi gatti, conigli, non vedo altri animali. No, direi Per che ora. possiamo andare avanti. Giriamo e qua si passa finalmente agli spazzolini elettrici. Esatto. Vabbè, questi sono i vibratori, possiamo dirlo, sì. si può dire la parola, forse non Certo. possiamo farlo. No, beh, allora, non questi credo qui- ci sia niente Sì, di... vabbè, tutto chiaro. Anche quelle versioni un po' tipo a Tascabili. uovo, cose così. Ecco. Vabbè. Poi giriamo ancora. Qua si blerra sicuramente. La misera, qua si passa proprio alle robe esagerate. Sadomaso, Allora. infatti si chiama il capitolo in alto. Roba esagerata, qua sì, cioè cose Sì, cose diciamo proprio- estreme, un po' più sì, estreme. sì, Ecco, qua. finora era soft, adesso diventa Ora, estremo. giriamo ancora e niente, si fa sempre comunque spazzolini elettrici. Ma anche una coda. Si può mettere un codino direttamente dietro, così, visto che il gatto è venerato in Giappone, cioè è molto una cosa molto presente, siamo stati anche al tempio, quindi in questo caso nel tempio, diciamo, del sesso si può essere gatti o Vabbè, gatti, vabbè. ecco. Sorvolerei su questi dettagli. Sorvoliamo e poi ultimo, c'è anche per questo più realistico. Questo se vieni da solo sopra, ma dipende. Ma no, insomma. dipende. Quindi sia per l'uomo che per la donna una roba un po' più realistica, con proprio la forma giusta. Anche i centimetri, qua abbiamo 16... Questo abbiamo di sicuro, Sì. questo dobbiamo coprire. coprire perché 16 centimetri
Ma perché devi... o 18 centimetri e mezzo. Vabbè, è un catalogo molto approfondito, diciamo. Sì, ma anche per uomo, ci sono varie cose, e poi qua i deodoranti, credo siano deodoranti. Non so se sono gel. collagene, vabbè. È fatto E stare. alla fine queste invece sono delle pilloline. Ah, le pilloline, che non si sa mai. Non si sa mai, certamente. Angela si stava dimenticando una cosa importantissima. Oh, guardate qua la scena. Che stanza, ragazzi. Incredibile, sembra tipo una di quelle sale dove si fa il karaoke. Siamo stati in Vietnam a Natale, forse? Sì, a Natale. A fare il karaoke in una stanzetta tipo così, tutta a tema, solo che qua si schiatta di caldo e non funziona l'aria condizionata. E questo è la cosa peggiore, si muore qua dentro. E questo è il punto. Comunque Angela stava dimenticando una cosa importante, perché qua dove c'è tutta la console anni 70 c'è anche questo scatolino con le cose gratuite. Quindi una cover per i giochetti. La cover, ma proprio il cellulare. Sì, però a me in realtà... Angela, tocca. No, è disegnato dietro. Ma sembra un coso proprio. Sì, un preservativo per i giocatori. E poi ci sono quelli invece preservativi normali. Per umani. Ecco, quindi qua forniti in dotazione. tutto in dotazione. Il telefono è anche semi-moderno, eh. Me l'aspettavo più quelli che si fanno girare. Addirittura. E invece no, guardate, semi-moderno per chiamare la reception. E qua dentro... Tu tocchi troppe cose. Angela? No, non ci posso credere. Troppe cose. È quello che penso? Sì, Angela, lo è. Devo guardare. Oddio, no. Non ci posso credere. Vai? No. 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 Strana. Sì. Che schifo, rimetti via tutto. No, ma accende. Spegnila. È partita. Fermo. Non si blocca. Cosa stai facendo? Capitano anche. Prepariamoci per la partenza, perché abbiamo fatto le 5 ore qua e siamo agli Tra l'altro siamo anche alla fine del Giappone quasi. Tra l'altro, ragazzi, tra l'altro. Ma mi sa che sta alla testa, dato un po' la testa. Ma perché siamo seduti siamo messi sull'ala. Ma perché? Vorrei sapere. Ma comunque pensate, ragazzi, questo è uno degli hotel più sobri tra quelli che abbiamo trovato online. Cioè ci sono tutti i tipi. Ecco, esatto. Perché questi Love Hotel in origine sono nati per le coppie, perché in Giappone vivevano tante generazioni nella stessa casa, magari case anche piccole, quindi le coppie non avevano intimità e quindi avevano bisogno di uno spazio, quindi nascono questi Love Hotel, l'hotel dell'amore. Da noi non è che sia tanto diverso, non so, Guglielmo Hotel per esempio. Cos'è Guglielmo Hotel? Chi non lo conosce? Il Guglielmo Hotel di Zingonia. Quando passi in autostrada lo vedi sempre. Tra l'altro anche lì motel a ore, certo magari un pochino più sobrio, un pochino più... Dove stai tu? Sei mai stato? No, mai stato. Vabbè, sembravi esperto. Vabbè, comunque non entriamo nei dettagli. Quello che volevo dire è che poi negli anni 80-90 questi hotel sono diventati di moda davvero e quindi hanno iniziato a diffondersi tantissimo e diventava quasi una cosa normale per le coppie organizzare un appuntamento in un Love Hotel e quindi hanno iniziato a sbizzarrirsi. Normale trovarsi in un posto dove ci sono i dinosauri, esatto, i cose che scendono, sì. Hello Kitty, tutto. C'è di tutto infatti, ragazzi, c'è qualunque cosa. Ci abbiamo trovato anche delle stanze che hanno lo scivolo privato che finisce nella piscina privata. C'è da dire che certe stanze che sono così particolari costano anche 100 euro per 2 ore. Sì, hanno dei prezzi belli alti. Quindi vabbè, noi siamo stati anche in questo caso molto sobri, sull'ala dell'aereo. Vabbè, comunque. E quindi diciamo hanno un po' investito in questo senso, tantissimi sono bucati come funghi questi Love Hotel e poi però c'è stato un calo drammatico della cosa, no? Perché comunque poi ognuno ha iniziato ad avere delle case anche più piccole, magari persone vivevano da sole ma con la casa privata, per cui perdeva un po' il senso del Love Hotel, quindi si sono reinventati e adesso vanno di moda per le Girls Night Out, cioè le serate tra ragazze si organizzano e si trovano appunto in queste stanze che magari sono un po' particolari, non so, c'è quella al cioccolato che abbiamo visto, dei dolciumi, quelle con la vasca nel fango, la lotta nel fango, è il cioccolato. Perché devi sempre star male? Comunque, siccome sono a tema, alcuni sono anche temi divertenti, ci sono ancora addirittura alcune stanze in cui puoi fare il karaoke, quindi si organizza anche per quello, quindi ci sono un po', diciamo, hanno una seconda vita questi hotel, tranne alcuni invece sono rimasti fermi nel tempo, tipo questo qua, che è rimasto dov'era com'era, te lo devo dire. In una stanza scura non vuoi mettere una bella moquette scura? Meno male che non abbiamo quelle luci per andare a verificare che cosa c'è dietro. Questo lavoro lo lasciamo a Barbieri e 4 Hotel.
In TV si può vedere Netflix, YouTube e anche un canale cinema dove ci sono film per adulti. Tra l'altro in questa stanza ci sono un sacco di specchi, questi qua dietro ai lati del letto, questa specchiera qui e poi una bella specchiera qui proprio accanto al televisore dove c'è anche un armadio. Te sei fuori. Mai fidarsi di quello che c'è dentro gli armadi. Richiudi infatti, stai dentro adesso per punizione. E adesso un po' di privacy. Che faceva lì? Check out, check out. Arigato. Ciao, stanza aereo. Abbiamo chiamato per dire di fare il check out, adesso non sappiamo cosa succederà. Ecco. La signora è comparsa improvvisamente dallo sportellino accanto al lavandino. Cioè, o che vive lì dietro? Non capisco come ha fatto. Tempo di telefonare è arrivata, incredibile. In un minuto, già con tutto il resto, con tutto quanto potevi pagare in carta o contanti, quindi super efficientissima. Velocissima. Ma che uscita? Con la tendina. Che sole che c'è qua fuori. Dopo il piacere e il dovere siamo venuti a fare la spesa e poi siamo passati a fare un mini prelievo per questi ultimi giorni in Giappone, anche perché la signora si è praticamente prosciugata nelle nostre tasche. Ci ha preso tutti i soldi. No, non c'avevamo niente, avevamo poca roba e quindi ci è costata questa esperienza 4.200 yen, che sono circa 25 euro. Birra compresa però. Birra compresa. E allora, diciamo questo, ci sono varie fasce di prezzo, tantissime, quindi si può spendere quello che abbiamo speso noi, si può spendere molto di più, perché comunque dipende tantissimo da quanto si sta e quando, nel senso che durante la settimana, come siamo, cioè noi siamo andati in settimana, abbiamo preso la fascia più economica, si spende come abbiamo speso noi, altrimenti la sera o il weekend costano molto di più questi posti, e costano di più anche in base al tempo in cui stai, quindi dai 90 minuti, che è il minimo, e costa ancora meno, costa 3.000 yen circa, tipo più 15 tutte le euro. tasse, sì. Invece noi abbiamo fatto le 5 ore, poi c'è ancora più lungo, si può stare fino a 8-10 ore, anche 12 ore. Cioè, ogni motel ha le sue tariffe, sì, le sue cose. Le sue cose. Poi in base anche al tipo di stanza ci sono stanze di varie categorie, la categoria A, B, C, D, in base alla categoria paghi prezzi diversi, insomma, in base a quello che trovi dentro. Insomma, diciamo, rispetto a un motel tipo italiano, costano molto meno se vai nella fascia giusta, altrimenti possono costare anche molto di più, quindi dipende tantissimo. Alcuni hotel sono anche un po' trasformati, questi motel, e si può andare anche a dormire proprio, no? Sono anche degli appoggi nelle città che comunque costano meno in alcune città rispetto agli hotel normali, quindi si può anche trovare delle buone offerte, soprattutto come dicevamo, la settimana, gli sconti, le cose. Tra l'altro in questo hotel c'era un 10% in più, perché c'era proprio scritto, siccome ultimamente i prezzi sono aumentati delle utenze, l'acqua, hanno aggiunto un 10% in più extra rispetto a... Posso dire un'altra cosa che è successa mentre uscivamo? Aspetta, tenetela. No, l'ultimo per chiudere il discorso, no, degli alloggi in Giappone. Alla fine spendere 30, 35, 40 euro è normale in Giappone, è normalissimo, per la notte. E ci sono alcuni motel dove riesci a spendere queste cifre, quindi sono praticamente sullo stesso livello dei bed and breakfast o di altri posti, quindi sono abbastanza allineati anche i motel con tutto il resto dell'offerta. Volevo dire questo perché quando siamo entrati sì, nell'hotel, no, abbiamo fatto vedere questo tavolo e abbiamo detto, oh, cosa sono bevande? Però che quando siamo usciti, no, ci siamo fermati alla reception e abbiamo detto, ma saranno dei succhi, cosa che sono ste robe? Erano sali da bagno. È arrivata la signora, gli facevo drink e lei, no, baffo. Ci siamo capiti così. Vabbè, sì. Comunque volendo... Era bello quello da prendere, poteva fare una roba, ma dentro questo sale abbiamo messo Sakura, sì. Faceva un'impressione perché erano rossastri. Non è stato comunque in teoria puoi non vedere nessuno, sì. Però poi se finisci come noi che capisci più niente, che parli con la gente anche nei motel, insomma hai comunque un contatto umano se vuoi. Sì. Se vuoi, diciamo che puoi evitare tutti i contatti umani, solo al telefono eventualmente e basta, poi con la carta si paga, non vedi nessuno. Quindi dai, comunque secondo me
Non so cosa volevi dire, Angela, lo sai. Ma volevo dire che è stato divertente. Esatto, quello volevo dire. Mi sono divertita. Secondo me è una bella esperienza da fare una volta in Giappone quando si viene. Noi avevamo tipo una lista di cose che volevamo fare in Giappone, facciamo questo, facciamo quello, facciamo... e l'abbiamo quasi completata, l'abbiamo quasi spuntata tutta, e questa è arrivata abbastanza in extremis, poi ce n'è ancora una e però poi questo è il prossimo video, e poi ci siamo. Va bene ragazzi, se questo video vi è piaciuto mi raccomando iscrivetevi al canale, super importante, anche perché tra poco avrete già capito siamo quasi in area di novità, quindi è importante iscriversi. Salutiamo i ragazzi anche che ci seguono su Patreon e noi ci vediamo al prossimo video. Un bel abbraccione di gruppo. Ciao!